L'obiettivo di questo video è mostrarvi come riparare un jeans strappato, in particolare vi mostro come rammendare uno strappo tipo questo. Sono rotture che si possono facilmente creare nei jeans, nei punti in cui viene tirato spesso il tessuto o dove si sfrega spesso con la pelle o con un sedile, che appunto sono i punti di maggiore usura. Spesso si possono anche lasciare i jeans strappati, le rotture possono anche piacere ed essere belle da vedere, però in questo caso specifico del pantalone che vi sto mostrando, il buco cade proprio a livello delle mutande, quindi meglio ripararlo e metterci una toppa sotto. L'obiettivo sarà riparare il jeans strappato con un rammendo tipo questo. Se ci fate caso, spero che si veda bene da video, è tutto impunturato, ha delle cuciture perimetrali e tutta una serie di impunture che vanno su e giù e coprono tutta l'area della toppa. Se andiamo sul rovescio c'è una toppa, cioè questo pezzo di denim più scuro, che viene prima fermata da 3 cuciture attorno e poi viene fissata anche da tutta una serie di impunture verticali che hanno lo scopo di tenere fermi i fili di trama, cioè questi orizzontali che sennò svolazzerebbero in giro. Bene, iniziamo. La prima cosa da fare è misurare la dimensione del nostro strappo e questo ci serve per capire quanto grande tagliare la toppa. Ci teniamo circa 2 cm in più su tutti i lati perché la toppa deve essere un po' più grande del buco per poterla fissare bene. La mia lunghezza è circa 30 cm. Questo buco poi lo terremo pressoché chiuso del tutto perché vogliamo ricostruire il jeans, non vogliamo che sia più grande. Faremo vedere giusto un pochino di toppa che diventa anche un elemento estetico a quel punto, quindi taglierò una toppa alta in totale 5 cm. Quindi da un pezzo di jeans extra che avevo mi taglio una striscia lunga 30 cm e alta 5. Anzi, la faccio un pelo più grande di questa misura, tanto poi faccio sempre a tempo a tagliare via gli eccessi di tessuto alla fine. Va benissimo anche se avete un jeans non lavato. Qui scegliete voi in base ai vostri gusti, potrebbe piacervi il contrasto, quindi ad esempio vedere una toppa scura su un jeans chiaro, o magari preferite invece che i due toni siano più vicini. E perché no, potreste anche decidere di riparare il jeans mettendo una toppa di una stoffa completamente diversa che ha una stampa o un colore che vi piacciono. Un classico che ci può stare bene con il jeans è il tartan, ad esempio. Suggerirei solo di prendere una stoffa che non sia troppo leggera, altrimenti rischia di rompersi nel tempo. Prendetene una che abbia uno spessore, un peso e un'elasticità vicini a quelli del vostro jeans. Quindi piazziamo la toppa sotto allo strappo con il lato dritto rivolto verso l'esterno del pantalone. Anche qui però ci tengo a precisare che è a scelta. Se a voi piace vedere all'esterno il rovescio del denim nella toppa, potete farlo. È una cosa che alle volte si fa anche nei jeans industriali, quindi insomma scegliete voi in base al vostro gusto estetico. Per fare questo lavoro è più comodo mettere il jeans al rovescio. Prendiamo la toppa, la appoggiamo sopra e la spilliamo tutto attorno appena fuori dal buco. E state attenti a spillare la toppa solo al primo strato del jeans, non a quello sotto, cosa che ho già fatto. Sotto cerchiamo di chiudere lo strappo perché vogliamo comunque ricostruire questo pantalone. Lasciamo magari 1 centimetro o 1,5 centimetri circa a vista della toppa, tanto poi comunque un po' tenderà ad aprirsi mentre la cuciamo. Magari a metà aprite un attimo, sistematela un po', mettete i fili di trama in centro alla rottura e continuate a spillare il resto della toppa. E qua giù prendo dentro ormai che ci sono anche le rotturine che ci sono vicino alla cucitura del cavallo, tralasciando per ora lo strappo che c'è appena di là della cucitura del cavallo, e quindi spillo la toppa esattamente sopra la cucitura del cavallo e dell'interno gamba. Ora che è fermata, rigiro il pantalone al dritto con delicatezza in modo che non si stacchino gli spilli. Ed è arrivato il momento di cucire. La prima cosa che faccio è una cucitura perimetrale a circa mezzo centimetro fuori dallo strappo, in modo da fermare la toppa tutto attorno. Per la precisione faccio 3 giri di cuciture attorno alla rottura, così che ci sia una cucitura tripla, quindi più resistente, che tiene ferma la toppa. E poi farò delle cuciture avanti e indietro verticali, ma un po' inclinate, cercando di tenere questi fili in mezzo in modo che coprano abbastanza la parte blu. E anche qui giù passo sopra queste piccole rotture con le cuciture verticali, così fissiamo la toppa anche lì.
Farò tutte queste cuciture con un filo che sia il più possibile in tono con il jeans chiaro e utilizzo un ago 90, quindi abbastanza grosso, che è giusto per cucire tessuti tipo il jeans, e ho anche tolto il braccio mobile della macchina da cucire perché non sono cuciture proprio comode da fare, perché dobbiamo infilare dentro alla macchina tutta la parte alta del jeans e senza braccio ci si muove meglio. Se come nel mio caso avete una macchina con il doppio trasporto, attivatelo. Stessa cosa se avete un piedino doppio trasporto, perché è utile per fare questo tipo di lavori, così la stoffa viene tirata uniformemente. Se non lo avete non vi preoccupate, si può fare benissimo lo stesso, cercate solo di accompagnare con le mani la stoffa e magari mettete qualche spillo in più lungo i bordi. Come una qualsiasi cucitura andate avanti e indietro all'inizio e alla fine per fissarla e potete tenere una lunghezza appunto normale sul 3. Qui giù vicino al cavallo faccio le cuciture perimetrali anche attorno a questi piccoli strappi, così che la toppa faccia da rinforzo anche a quelli. Questi primi 3 giri di cucitura non li faccio proprio esattamente sovrapposti, li faccio vicini, ma possono anche sormontarsi in alcuni punti senza problemi. Insomma, non è necessario essere precisi a calcolare le distanze tra una cucitura e l'altra. Trovo anche che sia più carino il risultato se non è proprio preciso al millimetro. Se serve andate pure un po' sopra al fondo della tasca, non succede niente se è sul fondo, basta che non cuciate a metà della tasca perché poi chiaramente non entrate più con la mano. Ho finito il primo giro e mi fermo un attimo, così vi faccio vedere il risultato, ma voi se volete potete fare i 3 giri di cucitura continui attorno alla toppa senza fermarvi. Al momento c'è un giro di cucitura attorno alla toppa che va qui, poi qui sono salita per prendere le rotturine, qui sono andata un po' più in giù per riavvicinarmi alla toppa e sono tornata all'inizio. E ora che la toppa è fissata posso anche togliere gli spilli. Il secondo e il terzo giro sono più facili perché non ci sono più gli spilli in mezzo, la toppa è già fissata e basta seguire più o meno la prima cucitura. L'unica differenza è che nel secondo e nel terzo giro ho fatto la cucitura più vicina alle rotturine, quelle dal lato del cavallo, perché volevo fermare meglio la toppa anche lì in mezzo. Comunque questo è il primo video che faccio sulle riparazioni di abiti e vorrei farne altri nel canale su questo tema e soprattutto sul riciclo di capi di abbigliamento. Fatemi sapere nei commenti qui sotto se potrebbe interessarvi. A rovescio il pezzo dovrebbe risultarvi così. Ci sono 3 cuciture e al dritto è così. La toppa è fissata, però ora dobbiamo fermare tutti i fili di trama con le cuciture verticali e oblique. E cercherò man mano che cucio di spargere omogeneamente i fili di trama all'interno del buco in modo che coprano abbastanza il blu della toppa e soprattutto che non si accavallino tutti in uno stesso punto, che non sarebbe molto bello da vedere. All'inizio fermo la cucitura con qualche punto indietro, poi faccio un tratto di cucitura in avanti, che è la prima linea verticale obliqua, e un tratto di cucitura con punti indietro, che è la seconda linea, e poi avanti così per tutta la toppa. In questo modo non devo star lì a girare il pantalone ogni volta sotto alla macchina da cucire, che sarebbe un incubo. Poi ad ogni passaggio avanti e indietro spargo bene i fili di trama in modo che coprano la toppa sotto. E sempre ad ogni passaggio cerco di mantenere la stessa direzione obliqua e stessa distanza tra le varie cuciture di circa 3-4 mm l'una dall'altra. Per l'inizio e la fine delle cuciture io arrivo più o meno fino alla cucitura di contorno che ho fatto prima. Andiamo a rifilare sul rovescio il tessuto in eccesso. Direi di lasciare circa 1 centimetro di stoffa oltre la cucitura più esterna fatta all'inizio su tutti i lati. E ora ufficialmente abbiamo finito di riparare il jeans strappato. Al rovescio l'aspetto è questo. E invece al dritto l'aspetto dello strappo chiuso con una toppa e un rammendo è questo.
Questo era il mio primo video sulla riparazione di abiti, spero vi sia stato utile e fatemi sapere nei commenti qui sotto se vorreste vedere qualche altro video sulle riparazioni oppure sul riciclo di capi di abbigliamento e ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!